Buongiorno e ben ritrovati. In questo video faccio vedere come ho realizzato un tagliatubi con componenti che avevo a disposizione e comunque di facile realizzazione. Diciamo che i componenti che potete utilizzare possono anche non essere gli stessi di quello che ho fatto io. Serve solo per dare un esempio di come fare a realizzarlo. Diciamo che un tubo per essere tagliato correttamente deve ruotare. Ruotando ci vuole un utensile, il caso più comune è la smerigliatrice, con cui si va a incidere e mentre lo si ruota lo si taglia. In questo modo si ha una finitura, una perpendicolarità tra le facce che è garantita. Quindi per realizzare il mio progetto sono partito da due bulloni con relativi dadi a cui ho applicato dei cuscinetti che avevo con dei controdadi in modo da poterli regolare lungo la loro lunghezza. Una volta fissati e saldati su una base che appunto come dicevo avevo a disposizione, ma va bene qualsiasi cosa purché li tenga fermi e paralleli, vediamo che se posizionando al di sopra il tubo si riesce a farlo ruotare e i cuscinetti appoggiando sulla base dello stesso lo fanno ruotare correttamente. A questo punto però serve qualcosa che lo tenga da sopra, perché altrimenti nel momento in cui si taglia scapperebbe via. Per fare questo ho usato una comune rotella di gomma fissata a un cuscinetto a sfera e fissata tramite una barra che ho tenuto di proposito regolabile in modo da poter consentire il taglio di diversi diametri di tubi. La barra per essere tenuta in posizione e comunque per tenere fermo il tubo va regolata sull'estremo superiore del tubo in modo che si abbiano tre punti di ancoraggio al tubo stesso. Inoltre per applicare la forza al tubo ho semplicemente messo una molla di contrasto che è possibile regolare in modo da in modo da impostare la forza necessaria per tenere fermo il tubo. Ecco, qui faccio vedere come regolare i cuscinetti in base alla lunghezza del tubo. Logicamente, in caso di un tubo corto si terranno il più vicino possibile, se invece ho degli spezzoni di tubo più grandi li terrò il più distanziati. Ecco, qui faccio vedere come regolare l'altezza in base al tubo e come regolare la relativa molla di contrasto. Come vedete, la parte superiore avrà appunto una certa forza che terrà il tubo in posizione durante la rotazione. Ecco, infine faccio vedere un pezzo di tubo inserito. Nel momento in cui lo ruoto, sarà tenuto in posizione da sotto dal set di cuscinetti e da sopra dalla rotella in gomma. A questo punto sarà possibile procedere al taglio, per esempio con una smerigliatrice. Ecco, per fare il taglio, come dicevo, poiché sono da solo, mi aiuterò con una morsa a croce dove andrò a posizionare la smerigliatrice. Come vedete nel filmato la morsa a croce non è nient'altro che una normale morsa che scorre su dei binari e quindi permette tramite le manovelle ai lati il movimento in X e in Y. Una volta fissata la smerigliatrice e accesa, la si avvicina al pezzo da lavorare, al tubo in questo caso, e con le mani lo si inizia a far ruotare in modo che appoggi il disco. Naturalmente se va aumentata la profondità di passata di taglio si andrà o a spostare la smerigliatrice a mano oppure come nel mio caso avendo una morsa a croce agendo sulla manovella che la sposta verso l'asse e quindi verso il tubo. Come potete vedere dal filmato, facendo girare il tubo il disco della smerigliatrice si appoggia e ottiene un taglio perfettamente in squadra, perfettamente perpendicolare con il piano del tubo.
Faccio vedere ora come sono venuti i tagli, non sono andato a tagliarlo completamente perché mi dispiaceva buttare via un tubo che mi potrebbe servire, però come si vede i cerchi, i solchi che ha creato sul tubo sono perfetti come se usassimo un tornio. Faccio poi vedere un altro pezzo sul quale invece ho fatto la stessa cosa, ma sono andato fino in fondo e quindi ho tagliato una parte. E come vedete, nonostante sia un bullone abbastanza spesso, il piano finale è venuto in squadra e quindi va bene, diciamo. Come dicevo all'inizio, questo è solo un esempio, naturalmente è l'idea che conta, che volevo trasmettervi, poi potete realizzarlo con qualsiasi materiale che avete a disposizione. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima!